Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati nel nostro nuovo cielo di stelle. Sì, vediamo un po' come si vede con questa nuova copertina qua, tovaglietta, in caso riflette troppo. Vabbè, ragazze mie e ragazzi, bentornati e bentornate a tutti. Io sto piena d'amore, ok? Bisogna fare qualche cosa. Sto piena d'amore, vi bacio tutte, vi bacio tutti, sto piena d'amore, bisogna fare qualche cosa. Che faccio? Che faccio? E mo facciamo il video. Ma prima di iniziare col nostro lui lei, ricordo alle tantissimi ragazzi nuovi che questo è il nostro format del divino maschile e divino femminile. Chi sono? Chi sono? Punto interrogativo. Sei tu. La nostra parte femminile, il nostro yin e il nostro yang. E in questo canale noi ci adoperiamo affinché le nostre forze, i nostri archetipi possano viaggiare all'unisono, creando la cosiddetta, come dicevano gli alchimisti, coniutio oppositorum, la congiunzione degli opposti che fa creare cose meravigliose. Ci fa diventare i maghi indiscussi, i creatori consapevoli della nostra realtà, perché la magia, come vi dico sempre, è naturalmente insita all'interno dell'essere umano. L'essere umano è un creatore, e immagina e crea. In me mago agere, lascia agire il mago che è in me. Quindi in questi decenni abbiamo perso la capacità di immaginare perché la società moralistica, l'iperrazionalismo ci ha indotto, secondo loro, ma non ci sono riusciti per molti di noi, a essere, a essere iperrazionali e a lasciare sempre meno spazio alla parte creativa, visionaria e alla parte magica e poetica della vita. E quindi siamo naturalmente maghi e il fatto dell'educastrazione che ci hanno dato ci hanno fatto abbassare questo potere, quasi a renderlo nullo per la maggior parte delle persone. Ma ci stiamo risvegliando tutti, risvegliamo cosa? Risvegliamo qualcosa che è insito dentro di noi, che non abbiamo mai perduto, che è dentro di noi. Come lo facciamo? Con il lavoro su di sé, grazie alla bellezza, alla poesia, al gioco. Il gioco, la leggerezza, il gioco è l'unica cosa che va preso seriamente. Ricordiamo che gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza, vi ricordate? Ve lo dicevo sempre questa cosa. Ecco, il gioco, il prendersi poco sul serio, la libertà, la leggerezza favorisce proprio come i bambini la creatività, l'immaginazione. Dobbiamo tornare a immaginare cose grandiose. Dobbiamo tornare a immaginare cose grandiose, proprio come fa la natura. Come vi dico sempre ormai da anni, guardate la natura cosa fa. La natura non crea partendo da una base limitata. La natura crea qualcosa di stratosferico, non ha limiti di immaginazione, Madre Terra, quando crea. E vi dico sempre, guardate la natura cosa fa. La natura è abbondante, in continuazione escono fiorellini, nascono piantine, nascono alberi, tutto. Crea nell'abbondanza. Cos'è questo darsi continuo della natura? Cos'è il dare? È amore. L'amore è darsi. Noi siamo natura. Siamo naturalmente predisposti ad amare. Quando entra in gioco la paura, l'iperazionalismo, la parte inferiore dell'ego, noi attiviamo il controllo, tratteniamo invece di dare, tratteniamo invece di dare e quindi andiamo contro natura. La nostra predisposizione naturale è darci. I bambini quando giocano si danno, si amano, creano mondi fantastici. Ok, piano piano vengono istruiti, educastrati sin dalla scuola, come siamo stati tutti noi. Ok, questo è passato, ragazze e ragazzi, comunque. Ci siamo risvegliati. Eureka! Ci siamo arrivati! E quindi noi in questo canale, nel gioco, nella leggerezza, nello studio, approfondiamo temi importanti. Come lo facciamo? Con profonda
sincerità, con profonda onestà. E quindi il lavoro che facciamo è propedeutico e funzionale a farci venire fuori la leggerezza, la leggiadria. Invece quello a cui il sistema ci porta è un'estrema superficialità. La superficialità non ha niente a che fare con la leggerezza. Rimango in superficie perché ho paura a scendere in profondità. Perché? Perché ci hanno tolto il femminile. Ci hanno tolto la bellezza e la poesia. Il femminile è la profondità, è la luna, è il mistero, è l'anima. E quindi chi non è educato all'anima ha paura a scendere in profondità e rimane in superficie, superficialità. E qui noi ci istruiamo alla leggerezza. La leggerezza sono delle onde bellissime, scendo giù, risalgo su, scendo giù, risalgo su. Perché? Perché non hai paura a scendere nella profondità, perché vieni istruito all'anima, qualcosa che è sempre stata dentro di te, o fuori, chiamiamola come vogliamo. La paura dell'invisibile è perché la società iperrazionalistica, la nostra mente razionale che è invischiata in questo, ha paura di ciò che non può avere sotto controllo. Ciò che non può avere sotto controllo fa paura. L'anima è immensa. Come fai ad avere sotto controllo l'anima? Ecco, qua ci educhiamo e ci istruiamo a questo. E l'eclissi che abbiamo l'otto con questa luna ci porta a riscoprire tutto questo. E questa Venere in Ariete, fino al 29 aprile, ci darà le chiavi per accedere a tutto questo o per continuare ad accedervi, per smettere di avere paura dell'invisibile, perché ci convive all'interno dalla notte dei tempi. E a questo proposito sapete che io vi passo tutto ciò che mi ha funzionato e che mi ha fatto proprio fare voli pindalici, iperbolici. E vi passo tutto quello che mi ha sempre funzionato e oggi voglio passarvi il nome di una grande sciamana, di una grande maestra alla quale io proprio mi inchino, che è quella di Selene Calloni Williams. Molti di voi già la conoscono, me l'avete fatto presente in delle mail, che molte cose che io dico e faccio ricordano i suoi insegnamenti. È stata una mia maestra, ed è una grande rivoluzionaria, una grande donna. E le mie corde hanno iniziato a suonare insieme alle sue. E oggi io vi propongo un libro eccezionale, eccezionale, che parla a proposito dei miti, perché come vi dico sempre, vi parlo sempre di archetipi negli ultimi anni, no? L'archetipo e il mito sono la stessa cosa. La nostra vita si basa sugli archetipi, sui miti, la nostra vita è una narrazione. Per cambiare le nostre vite dobbiamo andare all'origine di quando quella narrazione è stata fatta. E come si fa? Come cambiamo la narrazione della nostra vita? Come cambiamo i nostri eventi passati e futuri? Con il mito. E oggi io vi introduco il libro Daimon di Selene Calloni Williams e scopri il tuo spirito guida e guarisci con i miti. Questo libro, tra i tanti che vi ho messo in questi anni, è uno di quelli indispensabili. Ovviamente io 3 anni fa, quando vi ho messo il post sui libri, che c'è anche nella storia in evidenza sul mio profilo Instagram, dove dice libri, sul mio profilo Instagram, Taromantic21, nelle storie in evidenza c'è scritto libri, vi ho messo tutti i libri fondamentali, indispensabili, consigliati, ok. Non vi potevo mettere tutta la mia libreria, che sono 30 anni di studi, no? Piano piano vi introduco dei libri, ok. Allora, Selene vi farà fare un click irreversibile. Irreversibile. Vi suggerisco anche di seguirla, ma già questo libro vi farà fare qualcosa di clac, 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 clic, 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 clic. Ok? Perché? Perché nella nostra sappiamo che siamo dei maghi e il mago
ha necessità di immaginare. Allora tutta questa spinta che diamo sulla parte femminile è proprio quella di andare incontro alla parte magica della vita, che è quella invisibile, è l'anima, il femminile. Il nostro maschile è l'azione, è la parte razionale. Devono essere portati in equilibrio i due emisferi, i due concetti di maschile e femminile. Intuitivo, razionale, devono essere portati in equilibrio. Come vi dico sempre, il maschile, la parte razionale, deve essere al servizio della parte intuitiva. Intuisco e faccio, intuisco e faccio. Quindi la mente, la parte razionale, deve servire a fare i conti, a guidare la macchina, a fare i calcoli della spesa, a indagare anche su certe, la parte razionale, la parte maschile, a indagare su certi argomenti spirituali, ma non deve mai prevalere, cioè uno non deve prevalere sull'altro. La vita è equilibrio, coniutio oppositorum, la congiunzione degli opposti crea miracoli stupefacenti. Va bene? Allora, come mi sento piena d'amore, questa primavera mi sta inondando in ogni cellula, guarda, veramente. Allora, oggi che devo fare? Sì, le previsioni, lui, lei. Ma poi mi faccio prendere dall'entusiasmo. Dall'entusiasmo. Entusiasmo viene da enteos, che significa essere Dio. Va bene? Essere Dio. Dio sei tu, ma non il tuo ego. Come vi dico sempre, quando dite io sono Dio, dipende dal livello di coscienza di chi lo dice. Essere Dio significa includere tutto ciò che tu crei, amare tutte le tue creazioni, non giudicarle. È la mente analitica tua, l'ego, che giudica quello che ti viene incontro, che poi l'hai creato tu a livello inconscio, cioè l'ha creato l'anima, karma, ok? Quindi essere Dio significa benedire ogni tua creazione. Sono caduto, mi sono fatto male al ginocchio, mi sono rotto un ginocchio, l'ho creato io. Meraviglia, meraviglioso. Mi spiego? Quando noi iniziamo a integrare sempre di più, cioè ad accogliere, includere, accogliere, come vi dico da una vita ormai, andiamo verso il nostro destino, verso il Dharma. Cioè, il libero arbitrio nostro è praticamente l'essere consapevoli di quello che ti sei prefisso dalla notte dei tempi. Dire sì al karma e non più evitarlo. Una volta che tu inizi a includere le sfide del karma, vai verso il tuo destino, inizi a creare consapevolmente la tua realtà di successo, che è una realtà che ha a che fare con un'abbondanza infinita. L'anima sta nella gratitudine totale, nell'infinitudinità, in una gioia incommensurabile. Va bene? Ok. Allora, sì, stavo dicendo, il nostro format lui-lei, noi leggiamo le energie maschili e femminili, quello che può a livello karmico presentarsi affinché si possano integrare determinate dinamiche. Io leggo l'energia maschile, leggerò l'energia femminile di questa settimana, vedi dove ti identifichi, da questa parte può esserci anche una persona tua di interesse, un maschile, ma tu ti puoi riscontrare anche di questa parte, puoi essere anche da sola o da solo, mi spiego? Diciamo che i tarocchi non leggono il futuro, perché il futuro lo crei tu, questo ve lo ribadisco da sempre, ma leggono i potenziali karmici che possono manifestarsi, perché le linee guida karmiche sono più o meno tutte simili, tutte uguali. E dove sta la sfida? Guardarle, riconoscere, sentire l'emozione che arriva quando senti che ti dico una cosa. Quell'emozione che arriva, il libero arbitrio sta nella tua scelta di accogliere l'emozione o evitarla. Va bene? Se è un'emozione forte, se è paura, se è angoscia, se è ansia, io ti accolgo, Dio Pan. Il Dio Pan è il panico, l'ansia. Se è rabbia, io ti accolgo, Ares. Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, partiamo. Allora, iniziamo subito con i tarocchi.
per questa settimana. Andiamo a vedere il nostro giovanotto cosa ci combina in questa settimana, il nostro lui. Allora, vediamo. Energia attuale del maschile in questa settimana. Energia attuale del maschile in questa settimana. Energia attuale del maschile che è sia nei confronti di un femminile, sia nei confronti proprio di se stesso, del mondo. Perché se nei confronti del femminile mi esce una carta di denari e sia una voglia di concretizzare qualcosa, sia una, anche se c'è una lei, è la necessità di concentrarsi primariamente su delle questioni, per esempio lavorative o familiari, ok? Dipende sempre dal seme che esce dalla carta, ok? Allora, vediamo. Energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile. Vediamo. Energia attuale del maschile. Re di denari, appunto, abbiamo detto denari. Allora, qua abbiamo un lui, re di denari. Qua abbiamo un maschile concentrato su un proprio progresso personale in questa settimana. Abbiamo un maschile anche responsabile, un maschile concentrato sul suo successo personale, sul suo lavoro, denaro, sul suo radicamento in sé. Abbiamo un maschile molto anche generoso, predisposto all'altro. Ok, andiamo a vedere. E anche nei confronti di lei, adesso lo andiamo a vedere, mi stanno battendo l'attenzione su un lui che è concentrato su questi aspetti. Qua abbiamo una torre, è possibile che lui abbia avuto un cambio e adesso si rimetta in piedi, avendo un cambio importante con la torre, la giustizia, sì. È possibile che qui lui si rimetta in piedi, dica io devo realizzare questo, vedo una persona responsabile sul piano personale, lavorativo, familiare. Ok. Vediamo i pensieri del maschile in questa settimana, i pensieri di lui in questa settimana nei confronti di lei, di una lei ipotetica o di una lei esistente, o nei confronti dell'altro fuori da sé, o i pensieri di lui. I pensieri di lui in questa settimana. 6 di bastoni. Il 6 di bastoni mi parla di mettersi alle spalle situazioni difficili che hanno a che fare con la propria stabilità, col lavoro, col denaro, con la famiglia. E 6 di bastoni mi parla che lui è molto concentrato nell'avere successo personale in questa settimana e in cosa si rifà questo successo personale nel re di denari, che ci dà la spiegazione, ossia il re di denari è colui che è concentrato, ribadiamo, sul suo successo e progresso personale, sul suo equilibrio economico, sulla sua stabilità personale. E il 6 di bastoni nella testa è un'energia molto autonoma che mi parla di orgoglio nel voler realizzare questa sua stabilità. Quindi, fino adesso abbiamo un maschile proprio concentrato su di sé, più che sull'amore romantico, su di sé, concreto e ok. Andiamo a vedere adesso quali sono, cosa ha nel cuore lui? Cosa ha nel cuore il maschile? O cosa prova per lei? O cosa ha nel cuore? Dipende dal seme che uscirà dalla carta. Cosa ha nel cuore il maschile? Una regina di spade. Qua c'è un maschile che si è separato. Abbiamo visto prima la torre pure, no? Oppure un maschile che ha avuto una rottura. La regina di spade nel cuore mi parla che c'è un maschile che ha un po' di difese sul cuore, proprio perché è concentrato sul suo progresso e successo personale. Molti di lui si sono separati o si sono lasciati e si concentrano adesso sulla loro stabilità personale. C'è una donna nel cuore di lui a cui lui sta pensando, magari non ci sono, c'è qualcosa da risolvere e i suoi pensieri sono quelli anche di avere un successo con questa donna, ma soprattutto un successo partendo da una base solida in se stesso, una base responsabile. Ok, e infatti qua abbiamo un 10 di spade. Qua molti di lui sono separati e hanno nel cuore comunque questa separazione da questa donna e sono molto concentrati come pensiero a tirare avanti, cioè a essere forti e a essere predisposti a nuovi inizi personali.
Per quanto riguarda il re di denari, che è sempre colui concentrato sulle sue responsabilità, lavoro, casa, famiglia, eccetera. Ok. Vediamo qual è il blocco di lui in questa settimana nei confronti di lei, o il blocco di lui. Il 6 di spade ci può essere qua, si può far fatica. Il 6 di spade mi parla di avanzamento, no? Al blocco mi significa che ci possono essere difficoltà ad avanzare dopo una chiusura. Mm? Ci possono essere, gli fa fatica a fare un avanzamento, fare un cambio o nei confronti di questa donna, o semplicemente fare un cambio verso acque più tranquille. Gli può costare fatica, però nelle sue intenzioni sono quelle proprio di vincere per la propria autostima. Ok, allora questa stesa come la leggiamo a un altro livello? Qua abbiamo un maschile che si rimbocca le maniche con molta maturità. I suoi pensieri sono quelli di orgoglio, di farcela rispetto a essere una persona autonoma, responsabile, una persona che ha sofferto e nel cuore c'ha le spade, la regina di spade, cioè nel cuore ha un femminile che mette delle barriere. È come se questa è la settimana in cui si deve riconoscere uomo. Va bene, uomo di un certo tipo, uomo maturo, uomo che si prende le responsabilità delle proprie cose. Questo è al di là se c'è una persona o meno, proprio qual è il maschile, di cosa è, ehm, qual è il senso del maschile in questa settimana, ok? Di nuovo il 10 di spade abbiamo qua. Qua ci sono dei maschili che vogliono andare via da una situazione che gli ha fatto male, o sì, di una famiglia, si sono allontanati da una famiglia, o comunque da un nucleo familiare. Comunque poi li andiamo a chiarire. Adesso andiamo da questa parte. Allora, vediamo un po' come sta l'energia femminile. È possibile che alcuni maschili stiano a distanza da una lei che ha avuto da ridire, stiano a distanza per questioni di responsabilità rispetto a una lei che ha avuto da ridire nei suoi confronti. Vediamo, allora, energia attuale del femminile in questa settimana nei confronti del maschile, oppure energia attuale, dipende dal seme della carta, vi ribadisco. Allora, energia attuale del femminile in questa settimana, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. L'imperatore. Qua abbiamo un'imperatrice praticamente, perché sono tutte carte fatte con dei personaggi, no? Dei personaggi riconosciuti. Allora, l'imperatore mi parla di energia femminile che ha tutto sotto controllo. È energia un po' più fredda a livello emozionale rispetto a un lui, è più fredda rispetto a un lui o l'altro fuori da sé. Che vuol dire l'imperatore come energia attuale del femminile? Mi parla di una lei che ha le situazioni, che vuole avere e ha le cose sotto controllo, cioè pensa molto alla propria stabilità, alle proprie strategie, se vuole una cosa arriva alla conquista, cioè è una lei molto determinata ad avere ordine nella sua vita rispetto alle aree o agli ambiti da lei voluti. mm? Mi può parlare di una lei che è molto concentrata su di sé rispetto a l'altro fuori da sé, cioè molto concentrata su di sé rispetto a un lui, rispetto a un'altra persona. Sì. Qua abbiamo il 7 di coppe, mi parla di una lei che ha tante responsabilità o ha tanti fronti aperti in questa settimana da ovviare, mi parla qua c'è una lei che fa delle magie con il cappello, e mi parla di una lei che ha le cose sotto controllo e sta avendo delle strategie, pensa a che strategie fare per sistemare più cose in questa settimana. Alcune di lei possono avere delle opzioni, ma si mantengono molto sulle loro. Al tempo stesso, se hanno un'opzione in particolare, alcune di lei pensano a che strategia usare per conquistare. Ok? Arrivo per conquistare. Quindi si denota un'energia femminile più mascolina, cioè più determinata.
Andiamo a vedere quali sono i pensieri di lei in questa settimana nei confronti di lui o i pensieri di lei. Abbiamo la forza, qua abbiamo una lei che vuole, ha i pensieri, nei suoi pensieri la forza mi parla di combattere per quello in cui crede. La forza, combattere per quello in cui crede, determinata a conquistare ciò che vuole, se ha un lui determinata a conquistare un lui con le giuste strategie, mi arriva da questa stesa. E abbiamo una lei che però è soprattutto una lei, qua adesso andiamo a vedere nel cuore cos'ha. Una lei che mette sforzo, impegno e determinazione ad avere il controllo nelle aree della sua vita, in diverse aree della sua vita, e vuole avere successo in diverse aree della sua vita, non sono limitate solo all'amore, no? Sono più aree, e la vedo determinata a conseguire questo scopo in questa settimana. Andiamo a vedere. Qua avevamo l'imperatrice, vedi appunto, vedo una lei proprio determinata a conseguire la sua felicità, il suo successo. Vediamo cosa ha nel cuore lei nei confronti di lui, oppure cosa ha nel cuore lei. Cosa ha nel cuore lei? Energia femminile. Sta bene così come sta, 9 di coppe, vedo una lei molto soddisfatta, qualsiasi cosa, guarda, vedo una lei soddisfattissima in questa settimana, abbiamo energia femminile potentissima, non mi ferma nessuno. L'imperatore, la forza e 9 di coppe. Qua abbiamo una lei che sta emotivamente appagata. Vedo una lei piena di forza anche a livello fisico. E vedo una lei che gli piace prendersi cura del suo corpo, fa sport, e trova tantissima beatitudine nel sentire il proprio corpo con la forza, con il leone. Vedo una lei di una levatura altissima in questa settimana. Se ha un lui, per esempio, nella mente o ci sta insieme, se sta insieme, per esempio, a un lui, io vedo una lei totalmente appagata, ma non tanto dall'altro, appagata da se stessa e quindi può stare bene anche con l'altro. Se abbiamo un lui nella mente, io vedo che lei sta proprio al posto suo, cioè godendo di se stessa, delle sue cose, il 9 di coppia è energia proprio autonoma, Allora qua abbiamo un maschile, se per esempio abbiamo da entrambe le parti un maschile che ha dentro di sé sta pensando a una donna, comunque alza le difese. Qua abbiamo un femminile molto fiero di se stesso, va bene? Qua c'è un maschile che ha dato le spalle al femminile. Scusami, un femminile che ha dato le spalle a un maschile e va fiera di questa cosa. Ha dato magari le spalle a situazioni che erano fuori il suo controllo, ma non il controllo, dire così, parlare in questi termini. Noi dobbiamo abbattere il controllo, appunto. Per intendermi, devo dire questi termini. Abbiamo un maschile che è fiero di se stesso. Scusami, un femminile fiero di se stesso. E molti femminili hanno dato le spalle a un maschile, a dei maschili, e questi maschili adesso si riprendono da magari una situazione difficile, però hanno il cuore con le barriere. È un femminile fiero di se stesso. Ok. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui. Il 6 di denari mi può parlare di lavoro? Allora, dipende che cosa intendiamo per blocco. Se per esempio abbiamo un'energia femminile da sola, autonoma, il 6 denari mi dice che in questa settimana lei porterà equilibrio con l'imperatore nelle aree della sua vita che non sono in equilibrio ancora. Abbiamo visto il 7 di coppe prima, no? E si troverà bene nel farlo. Ora, nei confronti di lui è possibile che ci sia un lavoro che li tenga distanti, il lavoro li può tenere distanti. Oppure qua c'è una lei che si riprende una rivincita a livello proprio personale e dice io sto bene così come sto perché tu non mi hai dato col 6 denari al blocco quello di cui io sono espressione, magnifica, cioè non c'è l'equilibrio, quindi il femminile sta dove sta a livello interno, vuole avere le cose sotto controllo, lotta per se stessa, sta benissimo. Il 6 denari nei confronti di lui può essere il fatto che non le ha dato quello che meritava, oppure non ci si può intendere con lui, dice quindi io mi sto dove sto benissimo con me stessa, con le mie cose, ho tutto sotto controllo,
e vedo un femminile di questa natura. C'è anche da dire che il femminile in questa settimana può essere meno predisposta all'altro col 9 di coppe nel cuore, proprio perché c'ha da fare delle cose sue di lavoro o altri impegni da sistemare. Però questo non va a inficiare la sua parte emozionale, sta veramente bene. Ok. Fino a questo momento abbiamo i segni di Capricorno, Vergine, Toro, Acquario, Gemelli, Bilancia, Ariete, Leone e Bilancia di nuovo, sì. Ok, andiamo a vedere adesso quali sono le intenzioni di lui in questa settimana nei confronti di lei. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei? Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Il carro. Qua abbiamo un lui che vuole andare verso di lei. E un lui che vuole andare verso di lei. Gli può costare fare questo passo, ma c'è un'intenzione di farlo. Abbiamo un maschile con il carro che vuole procedere verso l'altro fuori da sé, che può essere un uomo o una donna, quindi ok? Quindi c'è un maschile che con il carro vuole prendere la decisione, il carro ha anche la decisione di avanzare, di avere successo. Il carro mi parla anche dell'autostima, no? Tant'è che anche qua col 6 di bastoni avevamo un certo orgoglio nel voler conquistare una lei, laddove ci sia la possibilità, se questo lui ha una lei, o di riconquistare una lei, va bene? Oppure di conquistare una nuova lei da che si sono separati, mi spiego? Questo è anche il senso, vedete dove vi risuona. Ok, vediamo un po' quali sono le azioni che farà il maschile nei confronti del femminile in questa settimana. Qua abbiamo descritto un po' la parte interna, no? Ok, vediamo poi nella parte fattiva cosa accade. Allora, vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. Il 3 di bastoni. Il 3 di bastoni mi parla di apertura di cammino, anche di una distanza o piccoli passi. Dipende anche di un'attesa, perché magari è fuori per lavoro. Dipende, poi le chiariamo, perché il 3 di bastoni è un'apertura di cammino, fare dei passi verso qualcosa di nuovo che ha a che fare con un successo. Andiamo a vedere e infatti cavalieri bastoni, no, qua c'è proprio l'azione, comunque poi le chiariamo con i mini tarocchi. Vuole iniziare, allora il cavaliere bastoni mi parla di prendo e vado, prendo e faccio un cambio, prendo e mi avvicino a lei, ho successo con una lei. Ok, ok, vediamo un po' da questa parte quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana, o le intenzioni di lei, Il re di bastoni, lei ha intenzione di rispondere a un invito, il re di bastoni ha intenzione di lei, mi parla di lei che vuole fare anche azioni laddove un lui o una lei gli piace, ok? Lei fa azioni con il re di bastoni verso di lui. Queste carte vanno anche a specchio, il carro, lui si muove, va verso di lei, anche un viaggio, uno spostamento, e lei reagisce bene, ok? Ok, vediamo un po'. Paggio di coppe, sì, lei è aperta. Vediamo un po' quali sono. Lei è aperta dalla base della sua centratura emozionale, ok. Vediamo un po' quali sono le azioni che farà lei nei confronti di lui, le possibili azioni. E il 4 di bastoni, qua lei vuole un incontro con lui e godrà di questo incontro. Guarda, qua abbiamo un 3 di bastoni, lui fa un passo verso di lei chiede un incontro o lei si accetta l'invito, mi spiego? 3 di bastoni, 4 di bastoni, lui fa un piccolo passo, inizia a fare qualcosa, apertura di cammino, fa un'azione che apre il cammino, magari va da lei, si sposta, viaggio, e qua c'è un incontro. 4 di bastoni. Sì, sono bellissime energie da ambo le parti, Vediamo un po' energia finale di lui nei confronti di lei.
e la regina di denari. Allora, energia finale di lui nei confronti di lei è quella che lui fa dei passi volti affinché lei possa fidarsi di lui. Mm? Qua c'è anche un lui che farà le cose pian piano, ma saranno cose concrete. Abbiamo una coppia, re di denari, regina di denari, ciò vuol dire se le intendono, ok? E qua abbiamo una regina di spade. Mi conferma che c'è stata una separazione con qualcuno qui, per molti gruppi di voi. E quindi un lui che si è separato adesso prende la decisione di muovere dei passi verso una lei con cui c'è compatibilità. Oppure se siete sposati, siete separati e per esempio stai pensando a tuo marito, che ci sono ottime probabilità di muovere passi verso di te, ok? Sì, qua io vedo un lui che temporeggia, anche no temporeggia, fa dei passi concreti, a poco, piano piano. Alcuni di lui hanno delle obbligazioni con un ex moglie, va bene? Iniziano a fare dei passi verso una nuova lei, però sono dei passi ponderati, va bene? Mm. Vediamo da questa parte. Energia finale di lei nei confronti di lui. E il 10 di denari, wow! Guarda, io qua lei vedo che vuole una stabilità, vuole incontro con lui, energia finale del fatto che lei, io vedo qua una lei, se per esempio abbiamo delle lei qua che stanno già insieme a una persona che magari vogliono un po' di più, ok? Qua lei ottiene quel di più ed è molto felice. Magari quel di più non lo aveva ancora ottenuto, c'era un po' di mancanza di equilibrio in questo. Lei lo ottiene quel di più, ma per molte lei e lui che stanno già insieme, lui, lei. Qua abbiamo una lei che ottiene in questa settimana, ha una bellissima energia nei confronti di lui, partendo da una base di autonomia emozionale. Ok, e qua ci sono dei lui predisposti ad aprirsi a lei. Ok. Adesso io qua vedo anche, allora, se per esempio abbiamo detto da lui e lei, se per esempio da questa parte la lei non abbiamo nessuno, lei questa settimana incontrerà una persona che la farà sentire proprio bene, felice, va bene? L'unica cosa può essere il lavoro o delle obbligazioni di lei che hanno un po' la meglio in questa settimana. Io vedo una lei che incontra un uomo o una donna, insomma, quello che piace, e è una persona con cui staranno veramente bene in questa settimana. Oltretutto, molte lei sono concentratissime avranno anche successi familiari e lavorativi, perché le vedo piene di grinta, vedo delle lei, energia femminile, piena di grinta e di passione nel conseguire degli obiettivi lavorativi che si sono preposte e avere molta stabilità in questa settimana. Va bene? Da questa parte vedo dei maschili che per lo stesso motivo conseguono degli obiettivi, anche un trasloco, un trasferimento in ambito lavorativo, e conseguono quegli obiettivi nonostante fossero un po' difficili a conseguire, magari un trasloco, un trasferimento, loro conseguono questa cosa in queste settimane. Li vedo anche molto sereni in tal senso. Vedo dei maschili molto concentrati nel proprio successo personale a livello proprio di realizzazione autonoma e anche familiare, e lo conseguono. Infatti vedo dei maschili che per conseguire questa stabilità in questa settimana, apertura di cammino e successo in tal senso, sono un po' più distaccati a livello emozionale, ma sono più concreti. Qua invece vedo una lei che è in perfetto equilibrio tra emozione e azione, va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, adesso facciamo le specifiche, ma prima mi devo mangiare un biscottino. Arrivo subito, eh. Eccoci qua, ragazze mie e ragazzi, mangiato il cioccolatino, mi sono mangiato veramente un biscottino, bevuta l'acqua. Allora, continuiamo a fare le nostre specifiche, ok? Allora, andiamo a vedere adesso, andiamo ancora di più nel dettaglio cosa ci aggiungono gli altri tarocchi su quello che è uscito per questa settimana, per il nostro lui-lei. Allora, andiamo a vedere prima di tutto l'energia maschile, perché il re di denari, energia attuale di lui
nei confronti di lei. Entriamo nello specifico, nel vivo adesso, della parte più specifica appunto. Vediamo il lui nei confronti di lei. Perché il re di denari? Energia attuale di lui nei confronti di lei. Il 4 di denari. Qua abbiamo lui molto 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 concentrato nel realizzare qualcosa di stabile per se stesso. Possono essere dei progetti importanti, lavorativi, casa, stabilità. Abbiamo stabilità qua, un lui nei confronti di lei che vuole stabilità con una lei. L'avevamo visto anche qui, guadagnarsi anche la fiducia, e essendo uomo, essendo comunque sia responsabile, adulto, l'adultità intesa come adultità animica, e anche fattiva, non gli adulti, quelli educastrati dal sistema, ok? Ma una persona, il re di denari è una persona generosa, morbida, nel senso morbida proprio no, nel senso gli aspetti negativi del re di denari sono una persona più terca, si dice in spagnolo, più dura. Però l'aspetto animico del re di denari è un re generoso, aperto, in contatto con la terra, i denari sono la terra, no? Con madre terra, e quindi è tutta una visione diversa. E quindi qua abbiamo un lui radicato in questa settimana a realizzare una stabilità, un radicamento in sé, con una lei anche, ma soprattutto in sé. Mm. Quindi concentrato su questo. Vediamo il 6 di bastoni. Il 6 di bastoni, i pensieri di lui, il 6 di bastoni, i pensieri di lui nei confronti di lei, il 7 di coppe. Il 7 di coppe mi parla di un lui che ha più fronti aperti in questa settimana. Te lo dicevo, stabilità, lavoro, denaro, più fronti aperti. Vuole avere successo, un'energia di orgoglio, di successo. Il 7 di coppe mi parla di sto pensando a come avere successo in più ambiti della mia vita, sia amoroso, lavorativo, casa, denaro. Ok? Qua mi parla anche di un lui, se per esempio abbiamo un lui che non ha nessuno, un'energia maschile, un lui che vuole avere successo in più aspetti della sua vita e può avere anche delle opzioni a livello sentimentale e si vuole guadagnare la fiducia con una persona che la vede affine a sé. Ok. Come vedete vi faccio tutte le sfaccettature, no? Allora, vediamo adesso cosa ha nel cuore lui. Regina di spade nei confronti di lei. Regina di spade, cosa ha nel cuore lui, cosa prova per lei o cosa ha nel cuore. Qua abbiamo il diavolo e beh, qua ci sono potute essere triangolazioni, abbiamo il diavolo nel cuore. Allora, ci sono due accezioni di questo diavolo con la regina di spade nel cuore. O che c'erano due persone, lui vuole liberarsi da un'energia tossica anche in questo senso, ma soprattutto in questa settimana fa le cose con calma, soprattutto vincere in quelle aree che gli danno stabilità prima di aprirsi alla parte emozionale, ma comunque lo fa lo stesso a piccoli passi. E sia il diavolo mi parla di un'energia del fatto che c'è un lui che è molto legato a lei, c'è un laccio emozionale a una lei che o lo ha rifiutato o ha avuto da ridire nei confronti di lui. E mi parla anche di un lui in questa settimana molto ambizioso per quanto riguarda le sue questioni lavorative, di denaro, di stabilità, di casa, di affari. Mi parla di un lui, ecco perché c'è un po' le difese alte sul cuore, perché c'è il diavolo molto ambizioso in altre questioni. Sì, e anche di un lui molto legato passionalmente e visceralmente, quasi una dipendenza emozionale nei confronti di lei. Dipende dai casi. Sì, qua c'è una regina di coppe. C'è un lui che... Qua vedete già anche di alcuni lui che vogliono una rivincita per se stessi, no? Sanno che sono visceralmente o passionalmente con un laccio proprio, c'è una dipendenza nei confronti di una lei, ma in questa settimana vogliono rialzarsi da tale dipendenza. E non è facile il 6 di spade, però vedo che concentrandosi su altro riescono a uscire da una dipendenza e fare le cose con più criterio, insomma. Vediamo il 6 di spade al blocco. 6 di spada al blocco, il blocco di lui nei confronti di lei. Infatti abbiamo il 2 di coppe.
E è come se molti di lui stanno, è difficile fare il passo di uscire da una relazione che hanno avuto. Infatti due di coppe al blocco è proprio l'amore condiviso, no? E può esserci o una distanza affinché si possano vedere in questo momento, nonostante sentano un'ossessione quasi per una lei, oppure qua loro si stanno allontanando da un'altra relazione, mm? Da un'altra relazione. E quindi li vedo concentrati sulla loro stabilità, un po' più adulti in tal senso. Se hanno un'altra persona, fanno le cose con calma con l'altra persona, con giudizio lo fanno. Mm. Sì, vediamo un po' le intenzioni di lui nei confronti di lei con il carro. Cosa accade quindi? Le intenzioni di lui nei confronti di lei con il carro. Qua abbiamo il 6 di spade. Guarda, loro vogliono... Ecco, il 6 di spade l'avevamo al blocco, quindi non si potevano avvicinare fino a questo momento. Le sue intenzioni sono quelle di avvicinarsi. 6 di spade, di andare verso... Prendono la decisione, il carro, di andare verso a una lei. Va bene? Vedete i casi che vi ho descritto prima. Se c'era una lei da cui si sono separati, o ok, era difficile andare da un'altra lei, loro vanno dall'altra lei, ok? Oppure qui vogliono riconquistare una lei con la quale sentono un legame molto forte, va bene? E stanno pensando come fare, mantenendo la loro postura, non vogliono farsi vedere che stanno nel cuore, stanno fremendo, mi spiego? Ok, mantengono una certa postura. Vediamo il 3 di bastoni nelle azioni che farà lui nei confronti di lei. Azioni di lui nei confronti di lei, il 3 di bastoni. Il mondo, mi parlano di una distanza qua, geografica per alcuni. Stanno guardando di fare un passo verso lei che è a distanza o può essere lontana. Lo fanno con ponderazione. Non lo fanno boom boom così, no, lo fanno con ponderazione. E il mondo mi parla nelle azioni di lui avere apertura di cammino, il 3 di bastoni, per una nuova tappa. La nuova tappa ha a che fare con qualcosa di più di fiducia, di stabilità, mi spiego? Sì, asso di denari, vedi? Ci sono però delle priorità lavorative, io vedo, come proprio priorità. L'energia finale di lui nei confronti di lei con la regina di denari. Questa cos'è? La giustizia, sì. Il 5 di spade. Il paggio di spade. Qua c'è un'altra donna o un'altra persona per alcuni di voi. Ecco perché fanno le cose con più calma, con ponderazione, o comunque se non c'è un'altra persona, loro vogliono, fanno azioni ponderate, non fanno azioni shock, va bene? Ponderate mi parlano di prendere le decisioni giuste, la giustizia. Qua abbiamo un 5 di spade che mi parla di situazioni di un po' di rancore, un po' di ansietà o un po' di turbolenza mentale c'hanno perché c'hanno da fare altre questioni oltre all'amore in questa settimana o hanno altri fronti aperti. E il paggio di spade mi parla di lui che ci va a caudo proprio perché può pensare che lei non si fidi, va bene che lei non si fidi o comunque per farla fidare fanno azioni ponderate, non fanno azioni shock, diciamo che non fanno vedere questa cosa che hanno nel cuore, ok? Al di là di tutto qua abbiamo un maschile che va cauto a livello emozionale perché ha delle ambizioni diverse in questa settimana dovute al fatto che si sono allontanati da una relazione, per esempio, può essere difficile dare il passo di farlo, ma poi lo fanno. Cioè fare azioni con più vigore, diciamo, che hanno a che fare nell'apertura con l'altro. Ok, fino a questo momento abbiamo i segni del Capricorno, oltre a quelli descritti, della Bilancia di nuovo. Sì. Qua ci sono anche dei lui che stanno, se per esempio ci sono dei lui che non hanno più amore, per esempio, con una persona con cui stanno
e sono legati da un vincolo matrimoniale o figli o altro, qua abbiamo dei lui che hanno delle obbligazioni, degli obblighi con questa persona qui. E se hanno un'altra persona nel cuore, ho visto che c'era anche una regina di coppe prima, e se hanno un'altra persona nel cuore, fanno le cose ponderate perché comunque vedo un lui molto responsabile in questa settimana. Vediamo da questa parte. Allora, vediamo da questa parte, quindi energia attuale di lei nei confronti di lui con l'imperatore. Qua perché vi dico questo? Perché qua ci possono essere anche delle cose legali da sistemare con una lei precedente, giustizia, regina dei denari, ok? Dove non c'è sentimento, regina di spade, ci sono delle cose legali da sistemare e farle bene queste cose. Documenti, paggio di spade, essere ben sì, accertati su tutto. Vediamo l'imperatore, energia attuale di lei nei confronti di lui con l'imperatore. Energia attuale di lei nei confronti di lui con l'imperatore. Il re di denari abbiamo qua, sì. Allora, qua abbiamo un'energia di lei. Lei, allora qua c'è un'energia femminile concentrata sulla sua realizzazione anche qui personale. Qua abbiamo il 6 di spade, no, qua abbiamo il 6 di spade, interessante. Alcune di lei sono andate via da una situazione dove lui era impegnato e stanno bene con loro stesse. Alcune di lei conoscono una persona nuova in questa settimana, o l'hanno già conosciuta, oppure si lanciano in questa conoscenza che hanno già fatto di recente. Ok, qua io vedo una lei concentrata su ciò che ha a che fare con la propria stabilità anche, stabilità, denaro, lavoro, famiglia. Vediamo i pensieri con la forza di lei nei confronti di lui. Qua abbiamo l'appeso. Lei può voler far avanzare una situazione che è un po' ferma, perché abbiamo l'appeso per necessità o di un lui che lavora fuori o di un lui che ha altre responsabilità. Vediamo una lei che vuole lottare o comunque sia vuole mettere sforzo e impegno rispetto e sta cercando di capire e di cambiare la prospettiva su come poter agire affinché si possa smuovere una situazione, se questo è il tuo caso, ok? Stanno pensando a come poter agire affinché si smuova una situazione. Abbiamo una lei impegnata anche su un profilo suo personale, ripeto, di altre responsabilità, cercando di mettere sforzo e impegno a delle questioni che hanno a che fare con altro dall'amore, ok? Vediamo questo 9 di coppe. I sentimenti di lei, cosa ha nel cuore lei, 9 di coppe. Qua abbiamo il carro e il carro. Qua abbiamo una lei che vuole avanzare verso un lui, aprirsi a un'opportunità con lui. Nonostante qua ci siano dei blocchi relativi all'economia, alla finanza, o suoi o dell'altra persona, abbiamo una lei che sta bene con un lui o sta bene con se stessa, nella misura in cui sta bene con un lui vuole anche avanzare, aprirsi all'altro, mi spiego? Vuole una lei che vuole avanzare nei confronti di lui, che qua abbiamo anche il paggio di coppe, aprirsi emozionalmente, perché poi infatti la vediamo così. Il 6 di denari al blocco. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui? 6 di denari. La regina di coppe, forse ha un po' perso la pazienza, diciamo. Ha un po' perso la pazienza di aspettare che la situazione si smuova. Diciamo che un po' ha perso la pazienza rispetto all'altro perché la cosa si smuova. Questa situazione può essere ferma per i motivi suddetti o di altre persone o di lavoro o di denaro, ok? O comunque la situazione non si muoveva come piaceva a lei e lei può essere un po' esausta di questo. La situazione non era in equilibrio per questo e questo le può far perdere un po' la pazienza. O le ha potuto far perdere un po' la pazienza. Mancanza di chiarezza, questo ha portato un po' a farle perdere un po' la pazienza.
quindi ha ripreso in mano un po' la sua vita, le sue situazioni. Ok, vediamo le intenzioni di lei nei confronti di lui con il Re di Bastoni. Le intenzioni di lei nei confronti di lui con il Re di Bastoni. Il 9 di denari, guarda, lei verrà chiamata da lui, sarà lui che farà delle azioni, lei non farà niente. Il 9 di denari mi parla qua di una lei che viene adorata da un lui che c'è un lui che impazzisce per una lei, il 9 di denari la vede nel suo splendore, nella sua autonomia, nella sua integrità, e quindi lei non fa niente rispetto a lui, sta nel suo e sarà lui che farà azioni. Re di bastoni, ok? Ok. Vediamo, vedi, lei osserva 2 di bastoni e nel frattempo è lui che fa azioni. Vediamo il 4 di... E lei è molto concentrata sulle sue cose, te l'ho detto col 9 di denari, lavoro, denaro, famiglia, perché ha perso la pazienza di aspettare un chi che sia, insomma, o di avere... Lei si concentra molto su di sé, questo 9-9 mi fa pensare a questo. Le azioni di lei nei confronti di lui con il 4 di bastoni. 2 di bastoni, lei non si aspetta proprio che un lui faccia delle azioni, metta sforzo e impegno. Abbiamo il 2 di spade, le azioni, lei non sa bene cosa pensare, non si aspetta che le arriva questo incontro, non si aspetta questo, quindi lei la vediamo quasi colta di sorpresa rispetto a questa persona qui. Quindi c'è, vedi lei, l'eremita, lei si fa i fatti suoi e viene colta di sorpresa da un incontro. Vediamo questo 10 di denari, cosa succede alla fine, lei, lui... 10 di denari, paggio di coppe, vedi? Lei riceve questo invito, paggio di coppe, asso di denari e la forza. Lei riceve un invito da parte, un invito che ne vale la pena. Lei non si vede proprio arrivare una persona che mette sforzo e impegno, non si vede proprio arrivare questa persona che mette sforzo e impegno in un incontro, stabilità. Qua abbiamo messaggio, corteggiamento, asso ai denari, cioè di qualcosa di concreto, l'asso più forte di tutti gli assi, e la forza che avevamo proprio l'energia del recupero di una connessione, oppure qualcuno che vuole impegnarsi, ok? E che non vuole impegnarsi, nel senso che questa settimana vedo un lui che fa atti concreti verso di lei e la vedo felice, insomma, sì. Poi abbiamo anche un altro aspetto, vedo anche una lei concentrata sulla sua famiglia, sulla sua stabilità, con i figli, la vedo molto felice anche e soddisfatta con questo, quindi a più livelli lo possiamo leggere, ok. Ok, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per questa settimana. Andiamo a vedere adesso cosa ti dirà lui con i nostri oracoli, lui-lei. Cosa dirà l'energia maschile all'energia femminile? Cosa dirà lui a lei in questa settimana? Qual è il cuore della questione? Qua abbiamo anche i segni del leone, forse l'ho detto, e della Vergine. Vediamo un po'. Ricordo a tutte le ragazze nuove che i miei oracoli lui-lei sono sempre disponibili sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo un po' con i nostri oracoli che non lasciano spazio al dubbio. Vediamo cosa dirà lui a lei in questa settimana. Cosa dirà lui a lei in questa settimana? Beh, se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. E io che ti ho detto con questa qua? Con il diavolo e la regina di spade. C'è un lui che è ossessionato da una lei. E qua c'è una lei un po' più distante, diciamo. Quindi è proprio lui ossessionato. Ok. Cos'altro di là dirà? Cos'altro di là lui a lei? Cos'altro dirà lui a lei? Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Platone. C'è un lui che vuole inglobare una lei totalmente, però non si fa prendere dall'impulso, lo vediamo più adulto, ok? Vorrebbe essere il cielo, il tuo cielo, perché ogni volta che guardi le stelle lui vuole essere lì a guardarti, senza farsi vedere, punto. Andiamo a vedere ancora cosa ti dirà.
Cosa dirà lui a lei in questa settimana? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Qua c'è un lui che sa di magari non meritare tutto l'amore di una lei, perché qua te l'avevo già detto all'inizio, c'è un lui che sa di aver fatto un torto, di non essersi comportato proprio adeguatamente con una lei, e lo sa, altrimenti non dice questa frase, tant'è che vuole una nuova tappa, no? E vuole che lei si fidi. Quindi dice amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Quindi chiede anche un supporto in questo senso, e noi sappiamo che l'altro fuori da noi è sempre noi, l'altro fuori da noi ci porta un'emozione, ci dà l'opportunità straordinaria di andare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Quindi quando siamo arrabbiate, poi abbiamo questa Venere in Ariete, abbiamo Ares, e siamo arrabbiate con qualcuno, abbiamo rancore nei confronti di qualcuno, ok, quel rancore, quell'emozione viene da tanto tempo addietro, non è l'altra persona che ce la innesca, no? Cioè, scusami, l'altra persona la riaccende, la fa venire fuori, però ce la portiamo dietro da tempo. E la rabbia rispetto a qualcuno che ci fa qualcosa non è mai quella persona. È la straordinaria opportunità che abbiamo di integrare un Dio, di integrare una divinità. In questo caso Ares, se abbiamo rabbia nei confronti di qualcuno che ha fatto qualcosa che ci ha indotto a un'emozione che la nostra mente analitica ha giudicato sbagliata, perché la società ci dice che non dobbiamo provare rabbia, non dobbiamo provare frustrazione, non dobbiamo provare... No, e così veniamo educastrati e rimaniamo in superficie. Invece, per auspicare la leggerezza, noi dobbiamo scendere nella profondità e non aver paura di guardare ciò che c'è sotto, perché quando tu illumini l'ombra è solo luce, perché ricordati come ti dico sempre, no? L'ombra non è altro che luce inconsapevole di esserlo. E quindi per diventare sempre più leggeri dobbiamo accogliere le nostre profondità e non averne paura. E quindi questo ci porta poi a manifestare anche fuori, a comprendere che gli altri sono un innesco delle nostre profondità. Ci servono su un piatto d'argento la straordinaria opportunità di scavare dentro e trovarci tesori inestimabili. Quindi andiamo a vedere adesso, ragazze mie e ragazzi, quali sono con... no, gli archetipi dove stanno? Oh, aspettate un attimo. La carta degli archetipi. Non ce l'ho più qua sopra. Le carte, eccole qua. Allora, vediamo un po'. Qual è l'archetipo che l'energia maschile integra in questa settimana? Grazie a questa adultità animica. Qual è l'archetipo che il maschile integra in questa settimana? Grazie a questi transiti, a queste eclissi, grazie a Ares, Afrodite. Vediamo un po' qual è l'archetipo che il maschile integra in questa settimana. Il bambino divino, meraviglioso. Vedete che l'adultità animica significa tornare bambini, avere la capacità di sognare in grande. Il bambino divino, l'innocenza, la purezza integra, innocenza, purezza e redenzione, seguire una connessione speciale con la divinità. Quindi energia bellissima. Vediamo quale archetipo integra il femminile in questa settimana. Quale archetipo integra il femminile in questa settimana? Con questa determinazione? La sanazione, il sanador, la sanazione. Integra il fatto di la passione di servire gli altri, restaurando il loro corpo, la loro mente e il loro spirito, la capacità per aiutare a trasformare il dolore in sanazione. È una carta bellissima, quindi lei integra sia in se stessa la capacità di sanarsi,
sanare il suo corpo, la mente, il suo spirito. Cosa vi ho detto all'inizio quando abbiamo aperto le carte? La vedo molto in contatto col suo corpo, con la propria attività corporea, ok? E questo porta alla sanazione di tutti gli aspetti, corpo, mente e spirito. Quindi integra non soltanto la capacità di sanare se stessa, ma anche con il suo esempio di supportare la sanazione degli altri. Ecco perché abbiamo questo 9 di coppe, 9 di denari, il 9 di coppe nel cuore è un'energia autonoma bellissima, bellissima, che significa proprio io mi sento entusiasta e come vi ho detto prima, entusiasmo viene ente os, essere in Dio, ok? È energia bellissima, veramente bellissima. Adesso ci andiamo a mettere questi con le carte degli Angelion. Vediamo i suggerimenti dei maestri per noi in questa settimana affinché i nostri archetipi viaggino all'unisono nella congiunzio oppositorum, congiunzione degli opposti. Qual è il suggerimento? La guarigione, la rinascita, fioritura e rinnovamento. Quindi non è un suggerimento, è un dato di fatto. Sanazione, abbiamo la guarigione, la rinascita, la fioritura e il rinnovamento. Di cosa? Delle nostre polarità. Le nostre polarità viaggeranno all'unisono, servendosi l'una con l'altra. Ci sarà una rinascita, fioritura e rinnovamento, ma lo vedevamo anche da lui, lei. Ancora. Semplicità, sguardo innocente e gioioso, bellissimo. Siate leggere. Qua abbiamo una persona anziana che gioca come un bambino, che vuol dire l'adultità dell'essere, ritornare bambini. Senza giudizio, senza moralismo. Giocate, giocate, giocate. L'unica cosa da prendere seriamente è il gioco. Giocate. Fate che la vostra mente non vi induca in tentazione, che non è così. Non fatevi indurre in tentazione dalla vostra mente che vi vuole spegnere ogni qualvolta esce una scintilla divina, perché ha paura. Ok, mettiamone un'altra. Inconscio, incontra il tuo bambino interiore, ascolta, questo è l'unico proprio consiglio potentissimo, il tuo bambino interiore, l'inconscio si paleserà sotto forma di emozioni. Non aver paura di quello che c'è in profondità, accogli il Dio, l'evento, l'entità che ti viene incontro, inconscio, ascolta il bambino, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, è una stesa bellissima. Vi dico che quello che che vi ho letto adesso può riscontrarsi non soltanto all'interno delle relazioni sentimentali, ma anche in altri ambiti e sfere della vostra vita. Amicizie, nel lavoro, quello che abbiamo letto. Va bene? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io continuo a godere di questa splendida stesa. Concludo qui per oggi, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!